Pensate che Montessori voglia dire libertà allo stato puro del vostro bambino? No, sfatiamo questo mito. Assolutamente no. Montessori è consapevolezza e regole. Poche regole, assolutamente, ma regole coerenti. Cosa intendo per regole coerenti? Che prima di tutto anche l'adulto le segue. Quando parliamo di ordine nei confronti dei vostri bambini, prima di tutto ci deve essere alle spalle un genitore o un adulto che mostra l'essere ordinato. Non possiamo pretendere fuori quello che già noi non facciamo. Le regole possono essere riconducibili a che cosa sta facendo il bambino, che tipo di regole devo dare al mio bambino. Quando si termina un'attività, la si riordina prima di cominciarne un'altra. Certo che è faticoso da mostrare e, tra virgolette, insegnare al bambino, qualità non si insegna, ma si mostra al bambino come si può fare quando non lo fa. Dobbiamo in primis impegnarci a dirglielo e a mostrarglielo tutte le volte finché non diventa una sua abitudine. Quindi, hai terminato di utilizzare la scatola del ritaglio? Hai finito di incollare? L'hai riordinata? No. Oppure se n'è già anche andato? Allora la riordino io, dando sempre questo messaggio che il ciclo del lavoro inizia, per lavoro io intendo gioco, attività, nel momento in cui il bambino prende un'attività, la utilizza e poi la rimette a posto. Questo deve valere anche per noi, quindi nel momento in cui siamo con lui in cucina e stiamo preparando l'impasto, stiamo facendo qualsiasi cosa, lui ci osserva. Ricordate sempre che il bambino ci osserva e ci sente molto di più di quello che noi pensiamo. Quindi, nel momento in cui stiamo facendo qualcosa, anche noi stiamo preparando qualcosa, anche noi, prendiamo del materiale, lo utilizziamo, alla fine riordiniamo e puliamo. Questa è una nostra semplicissima regola di vita, ma è semplicemente la regola montessoriana di quando, anche nelle scuole montessoriane, un bambino sceglie un'attività. Sta travasando, sta impastando, che cosa accade? Che il bambino può anche ritagliare, fa cadere qualcosa per terra, può bagnare per terra. L'educatore o l'adulto preparato montessorianamente che cosa fa? Rispetta la libertà di scelta del bambino che ha scelto quel lavoro, quell'attività, quel gioco, glielo lascia fare secondo le regole, che tra un attimo vi ridirò, e dopo accompagna il bambino mostrandogliela finché non interiorizza quel passaggio il riordino. Quella è la fine del ciclo del lavoro. Quali sono le regole? A volte un genitore mi dice, ma io gli ho mostrato come si travasa con la pinza le nocciole e lui invece prende le nocciole e le ha messe fuori dal vassoio, tutte in fila o altre cose. La domanda è, anzi le domande sono, sta danneggiando se stesso? No. Sta danneggiando l'ambiente o il lavoro in questo caso? No. Sta danneggiando qualcun altro? No. E in primis, sopra tutte queste domande c'è, è concentrato? Sì, allora non va disturbato. Ricordatevi che quella concentrazione è sacra, va protetta e mai interrotta, perché è quella che poi, nel momento in cui inizierà la scuola, come purtroppo oggi si sente tanto dire dagli insegnanti, non è in grado di concentrarsi. Perché? Perché probabilmente a quel bambino non gli è stata data la possibilità di concentrarsi naturalmente. Qual è il limite? Qual è quel filo sottile, quel confine entro il quale io adulto devo imparare a fermarmi o dopo questo limite devo intervenire? Un segreto? Non ce n'è giusto né sbagliato. Le regole le fa la famiglia. Quindi nella relazione adulto-bambino ci sono adulti che con i propri bambini
hanno un certo limite, quel recinto entro il quale il bambino si sente contenuto e entro il quale può fare determinate cose. Quel recinto è molto personale. Ogni famiglia, ogni relazione adulto-bambino ha e crea quel suo confine, quel recinto. Come si fa a stabilirlo? Deve essere coerente, deve farci star bene. Se io oggi davanti alla mia bambina che ha 2 anni non mi sento tranquilla a lasciarle un coltello che ha anche la punta arrotondata posto nell'ambiente e che lei possa scegliere liberamente di utilizzare, non lo faccio perché non va bene che l'adulto si approcci nei confronti del proprio bambino con ansia. Il bambino questo lo percepisce, non è sereno. Piuttosto è meglio aspettare. Ecco il confine. Quel coltello può essere contenuto in un cassetto dove ci sono gli attrezzi, gli strumenti della mia bambina, ma che sono io che glielo do. Ok? Quindi quel confine viene preparato e creato nel momento in cui io sono sicura che il mio bambino è in sicurezza, ovviamente, e che io mi sento serena nei confronti del mio bambino. La serenità come si crea? Attraverso un allenamento, è quella zona di comfort attraverso il quale ogni giorno l'adulto fa un passettino sempre più in là, andando fuori e allargandolo questo confine, allargando questo recinto, che vuol dire aumento sempre di più la fiducia nei confronti del mio bambino.